Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie. Mi sono ripresa alla grande, sto benissimo, un po' di strascichi di tosse qua e là, ma mi sono ripresa benissimo, quindi abbiamo emaoizzato, appunto, abbiamo emaoizzato il sintomo. Grazie ragazze mie, grazie. Oggi ci prepariamo a leggere le previsioni energetiche settimanali che vanno dal 24 al 30 novembre. Vediamo come si chiude questo novembre. Abbiamo già pubblicato il cielo di dicembre, abbiamo visto che è il mese più mistico dell'anno. Quindi ci stiamo preparando a tantissime cose meravigliose. Io vi chiedo un po' di pazienza perché non ho risposto a nessuna mail. Sono 2 settimane che non rispondo alle mail. Perché sto preparando le masterclass che ci saranno a gennaio a numero chiuso. Ci sarà il sito web dove potete prenotarvi, ci sarà tutto spiegato lì e ogni video che farò fino a quando lo iniziamo vi dirò di questa cosa, quindi non mi mandate 800 mail adesso come posso prenotarvi alle masterclass perché già mi sono arrivate, quindi appena c'è il sito io ve lo sto spoilerando lì, quindi vi sto dicendo questo perché non ho il tempo di rispondere alle mail. Quindi oltre alle masterclass sto preparando i segni di dicembre, per ogni segno zodiacale. Poi sto facendo anche un'altra cosa, l'anno 2026 come sarà con tutte le 12 case astrologiche, cioè un po' di roba da fare ed è stupendo, quindi state facendo delle cose meravigliose, stupende, grazie alla pratica dei 21 giorni che per chi ancora non l'avesse fatta sta qua sotto all'info box in descrizione, la pratica profetica che vi sta facendo cambiare la vita. E non avete idea con le masterclass che succede, appunto. Quindi è importante praticare, è importante lavorare sul corpo perché lì abbiamo le memorie cellulari. Se stiamo lì a dire solo frasi, eccetera, non funziona. Cioè, non funziona, dipende dal karma che hai, cioè dipende da quanta pesantezza c'è rispetto agli eventi che sono accaduti. È il corpo che si deve convincere. Quindi ogni giorno disciplina, passione, amore, disciplina, passione, amore, disciplina per realizzare la perfezione dell'attimo presente. E quindi lo so che lo state facendo tutte e tutti, lo dico per le tantissime ragazze nuove e ragazzi nuovi. Grazie. Che cos'altro vi volevo dire? Questo sostanzialmente. Che cos'altro? C'era qualche cos'altro? Non mi sto ricordando, non mi ricordo. Vabbè. Quindi, ragazzi miei e ragazzi, oggi partiamo subito, facciamo le croci celtiche oggi facciamo, su quello che accade in questa settimana, ok? Allora, mettiamo 2 varianti, mettiamo i tarocchi medio grandi oggi, la prima e la seconda. Le potete sentire entrambi, per le ragazze nuove trovate sotto l'info box la timeline di ogni mazzo, e quindi sceglietene tutte e 2 con un messaggio unico oppure una soltanto. Non permettete alla mente razionale di letteralizzare, va bene? Non permettete alla mente razionale di letteralizzare, perché la mente razionale è una grande letteralizzatrice, è anche un'altra cosa. Dobbiamo portarla al nostro servizio. Quindi non è nulla reale, tutto è solo come se fosse vero, come dicevano i grandi mistici del passato. E come diceva anche il grande Naropa, che lasciò in eredità ai suoi discepoli questa frase: camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. Per la mente razionale è impossibile capire sta cosa, ma anche quando trascendi, la mente non lo capirà mai. Che cosa succede quando trascendi? Che sei tu a guidare come anima, quindi o la mente lo capisce o non lo capisce, la tua fede è impeccabile. E tutto è sogno, tutto è immaginazione. Vabbè, ma questo lo dico sempre, va bene. Allora, ragazze mie, la prima e la seconda, scegliete e ragazzi? E partiamo dalla prima. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa trovare bellezza, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Kontu.
Allora, una bella, stanno al contrario, una bella croce celtica. Cosa accade in questa settimana? Quali sono gli spiriti che ti vengono a trovare in qualità di enti, entità, gli eventi che accadono? L'energia della settimana, come entriamo in questa settimana? L'energia della settimana. Poi vediamo la sfida. Allora, vuoi mettere qua. La sfida della settimana qual è? La sfida ostacolo principale. Poi, che cosa c'è nel subconscio? Che è nel profondo del profondo e anche passato del subconscio, no? Poi, cosa è accaduto la settimana precedente o i giorni precedenti che hanno preparato l'energia che ha preparato il terreno a questo che accade? Poi, cosa accadrà i primi giorni della settimana fino a metà settimana? Ok. Cosa accadrà nel weekend, seconda parte della settimana? Qual è il tuo approccio? Le influenze esterne che ci saranno? Le tue speranze e le tue paure? Io le devo mettere tutte dritte, poi le scompiglio io. Guardate che cosa succede con mio ascendente Vergine. E poi il risultato della settimana. Esito o potenziale esito. Diciamo potenziale perché nulla è scritto sulla pietra, no? Le carte vedono perfettamente il karma individuale, collettivo, che poi è la stessa cosa. Allora, bene, ragazze mie, ragazzi, facciamoci un bel respiro. Cosa accadrà in questa settimana? Andiamolo a scoprire subito. Allora, energia del presente con la quale entriamo, no? Vediamo. E qua abbiamo il cavaliere di denari. Beh, è una buona energia. Tutto procede. Entriamo in questa settimana con un'energia lenta, però è concreta, no? Questa non è una carta che corre, è una carta che costruisce perché va lenta ed è disciplinata. E ti dice che in questi giorni non devi avere fretta. Perché? Perché i risultati concreti ci sono, i denari. Però avanzano un passo alla volta. Questo non è un rallentamento negativo, cioè è proprio il ritmo giusto per quello che stai creando. Quindi questa carta, l'energia di questa carta ti porta a responsabilità, maturità, scelte ponderate e soprattutto ti fa vedere che quello che fai oggi ha un impatto chiaro sul domani, perché sono i denari. Qua non siamo nell'energia impulsiva, siamo nella costanza, siamo nell'energia del lo faccio bene proprio perché ci metto di più. È molto chiara, molto bella e costante questa energia, sì. Vediamo qual è la sfida o ostacolo di questa settimana. Questo è un 4 di spade, un po' di... Allora, come sfida ti dice che questa settimana potresti avere dei momenti un po' di stanchezza mentale, no? Un po' di... Oppure che qualcosa ti chiederà di fermarti un attimo. Non a caso abbiamo il cavaliere di denari, non avere fretta. Non parla di blocchi, questa carta, parla di pausa. Cioè, come dire, non forzare. Se c'è una decisione, non prenderla di fretta. Se c'è un dialogo, rimandalo a quando hai la mente più pulita. Quindi qua qual è la sfida o l'ostacolo? Rispettare il tuo bisogno di riposo.
anche se avresti voglia di accelerare. Per questo te lo metto una sfida, ecco perché ti dico avresti voglia di accelerare, ok? Ed è comprensibilissimo, è umano, va bene? Vediamo un po' cosa c'è nel subconscio. Bello, grande entusiasmo c'è. Hai voglia di fare qualcosa di nuovo qui. Qua c'è una scintilla, c'è un entusiasmo, una curiosità che probabilmente non hai ancora espresso. Ecco perché ti dicono aspetta. È come se dentro di te si stesse accendendo quel fuocherello, no? E tu stessi ancora capendo cosa farne. Questo è un desiderio di rinnovamento, la voglia che hai di rinnovarti, di freschezza, di un cambiamento positivo. Siccome la Celtica mi sta dicendo, però vai piano, allora tutta questa voglia che hai, no? Che nascerà in questa settimana, canalizzala con le sequenze fluide di yoga sciamanico, va bene? Che poi ti indicano la strada in modo naturale. Quindi, lo so che lo state facendo migliaia di voi, però è una mia sottoscrizione, va bene? Continuala, continuala, così questa energia va nei posti giusti e non la disperdi facendo cose affrettate come ci sta dicendo proprio la Celtica. Cosa è successo nelle energie precedenti, settimana precedente o le energie precedenti? Ah, ti sei preparata qua, c'era un'attesa, ecco perché avresti voglia di fare adesso, perché c'è una scintilla che nasce da dentro. Allora, il settimanale mi dice che nei giorni precedenti hai seminato qualcosa, hai fatto degli sforzi, oppure hai investito delle energie, no? E adesso sei in un momento in cui aspetti di vedere i risultati. Questa carta è sempre un po' in bilancio, per esempio sto facendo bene, devo cambiare qualcosa, quindi arrivi da una fase di attesa, arrivi da una fase di valutazione, arrivi da una fase di pazienza, potremmo dire, ok? E vediamo cosa accade nei primi giorni della settimana. Trionfo c'hai, il 6 di bastoni. Qua porta riconoscimento il 6 di bastoni. Io qua vedo che nella prima parte della settimana riceverai una conferma, riceverai un sì, riceverai un risultato, riceverai un complimento o riceverai un feedback positivo. Perché questa carta ti dice quello che stai facendo funziona, va bene? Ti sentirai vista, ti senti visto, ti senti supportata, supportato, apprezzato. Cioè, questo è come se fosse un piccolo grande successo nei primi giorni della settimana, almeno fino a giovedì. Va bene? E vediamo seconda parte della settimana, da giovedì a domenica. Abbiamo l'imperatore qua. Ti fa vedere le cose che si strutturano qua. L'imperatore ti fa vedere che le cose che stai facendo si strutturano. Io vedo che qua prenderai decisioni chiare, metti ordine, metti confini, organizzi, sistemi. È una carta molto pratica, ti fa dire di no quando serve, ti fa prendere in mano la situazione e ti rende più solida, più determinata o più determinato. Cioè, questo è un potere personale puro e sano, va bene? Vedo struttura qui, sì. Adesso stiamo vedendo carta a carta come energia simbolica e sciamanica, no? Poi dopo vedremo tutti gli ambiti nello specifico. Allora, vediamo qual è il tuo approccio. Ecco perché c'è un po' di ansia, che c'è il diavolone qua. Il tuo approccio questa settimana sarà intenso, vuoi ottenere quello che vuoi. Con il diavolo qua significa che agirai con tanta energia, con tanta passione, con tanto voglio farcela, no? Io qua ti vedo magnetica o magnetico, sarai istintiva, stai sul pezzo. L'unica cosa che ti chiedo, col diavolone nel tuo approccio, non andare in fissazioni. Non andare in fissazioni o controlli. Ci sarebbe magari la tendenza tua a voler controllare gli eventi. Continua quello che stai facendo come il Cavaliere di Denari ti ha insegnato, va bene? L'energia è molto forte, ti dà una spinta incredibile in questa settimana, ecco perché vuoi... Allora, quando tu fai le cose metodiche, giuste, va bene. Quando l'energia è in esubero, pratica lo yoga sciamanico. Praticalo, perché te lo canalizza l'energia, non ti fa fare cose a cacchio, va bene? Di cui poi ci pentiamo, no, però è questo il senso, va bene? Vediamo le influenze esterne, cosa arriva dall'esterno. Ah, ecco perché ci sono cose veloci. E ci sono influenze esterne molto veloci qua. Io vedo che qualcuno arriva o qualcosa che ti mette un po' di pressione. Magari c'è una persona qui o qualcuno che ti parla in modo diretto, oppure può esserci un cambiamento improvviso.
Non sto parlando di energie cattive, qua sto parlando di energie veloci, va bene? Quindi io vedo che puoi ricevere delle notizie, dei messaggi, delle richieste. O ci potrebbe essere qualcuno un po' impulsivo intorno a te. Va bene? Ok. Vediamo le tue speranze e le tue paure quali sono. Il 7 di bastoni. Il 7 di bastoni è la carta del resisto, un po' come il 9 di bastoni, però il 7 di bastoni è ancora più agguerrito, no? Resisto, cioè da un lato speri, passami il termine, di riuscire a proteggere quello che stai costruendo, di difenderti bene, di non farti toccare da pressioni, di non farti toccare da critiche. Dall'altro però è come se avessi paura di dover lottare ancora o di dover dimostrare qualcosa. Cioè, questa è una carta molto umana, no? Queste è le speranze e le paure che si intrecciano. Fatti le pratiche di yoga sciamanico, perché con il diavolone qua è importante e benefico che tu lo faccia per canalizzare questa energia potentissima verso veramente il tuo obiettivo e non disperderla, va bene? Andiamo a vedere il risultato finale di questa settimana. E qua chiamate improvvise, risoluzione di problemi, realizzazione di qualcosa. A fine settimana o comunque sia questa settimana tu capirai che qualcosa di importante arriva per te. Può essere una notizia che già ti arriva, che sblocca tutto, ti sentirai libera o libero da un peso, vedo qua. Questa è la carta della rinascita, della chiarezza, della realizzazione di obiettivi, di qualcosa che vieni a sapere che ti dice wow, finalmente, allora sì. Mi spiego, è una carta di grande realizzazione il giudizio, anche di presa di decisioni in base a ciò che ti arriva dall'esterno, in base alle tue intuizioni. Va bene? Sì. È una stesa molto bella. Ti faccio i vari ambiti. Io vedo che qua, per esempio, a livello lavorativo è una settimana concreta, molto produttiva, però con i tuoi tempi. Con i tuoi tempi. Cioè non è una corsa, è un passo dopo l'altro, no? C'è il cavaliere di denari, il 7 di denari. Io vedo che tu otterrai dei riconoscimenti e delle conferme in ambito lavorativo, ma anche dei momenti di pausa per riflettere e organizzare meglio i tuoi progetti. 4 di spade, l'imperatore, 4-4, va bene? Poi c'hai queste nuove idee delle intuizioni creative che emergeranno, va bene? Mentre degli imprevisti o delle richieste veloci potrebbero arrivare dall'esterno con il cavaliere di spade. Va bene? Io qua vedo che hai la forza per sostenere le sfide, assolutamente, cioè il diavolone, e difendere ciò che stai costruendo con il 7 di bastoni. Alla fine qua arriverà una chiarezza importante, data o per una chiamata, o una svolta, o una decisione proprio che consolida il percorso, no? Il giudizio, sì. A livello relazionale di amore, adesso facciamo una stesa sull'amore, però già dalla prima stesa posso vedere che questa settimana le relazioni di qualsiasi natura, anche amicali o relazioni, hanno alti e bassi, cioè c'è bisogno di concretezza e di chiarezza, il cavaliere di denari, l'imperatore. Allo stesso tempo vedo che riceverai delle attenzioni o dei piccoli successi sociali anche che rafforzeranno i legami con il 6 di bastoni. E qua vedo che ci saranno anche delle pause nei rapporti, nelle relazioni necessarie che aiuteranno a elaborare determinate emozioni. Il paggio di bastoni qua mi dice che ci sono delle possibili connessioni nuove o degli stimoli nuovi, va bene? Fatto sta che c'è un'energia intensa e magnetica, no, con il diavolone qua che ti renderà molto attraente, va bene? L'unica cosa, le paure nelle relazioni riguarderanno la necessità di affermare te stessa o te stesso e proteggere i tuoi confini, 7 di bastoni. Però il giudizio chiude proprio la settimana con una grande chiarezza. Infatti ci sono dei chiarimenti che arrivano a livello relazionale e sappiamo bene che il giudizio è anche la rinascita dei rapporti, no? Rinascita, sì. Vedo che questa settimana alterna tra costanza e pause. Ci sono momenti di forza, di vitalità, a livello proprio di energie e di emozioni. C'è una tensione
tensione positiva, mi verrebbe da dire, tra il bisogno di rallentare, questo 4 di spade, e la spinta a realizzare i desideri, paggio di bastoni e il diavolo, questa tensione qui. Poi, comunque, ripeto, quel 6 di bastone mi parla che ci saranno dei riconoscimenti che aumenteranno la tua autostima a livello energetico. L'unica cosa, attenzione agli imprevisti e agli stimoli esterni rapidi, il cavaliere di spade, no? Però hai tu assolutamente la forza di difendere le tue posizioni, 7 di bastoni. In generale, guarda, l'energia è centrata, radicata, hai forza interiore, hai passione, hai chiarezza, assolutamente sì. Sì. Come realizzazione dell'anima in questa settimana, io vedo che questa settimana è un percorso di radicamento e di chiarezza. Cioè, ogni carta qua mi parla di progressione, semina, cura, 7 di denari, passo misurato e concretezza, cavaliere di denari, vittorie visibili e riconoscimento, strutturazione e autorità interiore. Il diavolo qua ti invita a riconoscere il potere del desiderio, la Kundalini, e dell'istinto come strumenti sacri. Ecco perché ti ho detto pratica. Le sfide qua sono delle pause necessarie, è una sfida interiore, non è una sfida esteriore qua, che viene sollecitata da anche situazioni esterne che ti richiedono questo, però è interiore la sfida. È la difesa dei tuoi confini la sfida, va bene? 4 di spade, 7 di bastoni. E alla fine qua il giudizio chiude assolutamente con un risveglio, avrai chiarezza, presa di coscienza, possibilità di rinascita e di scelta anche, no, della tua strada, sì. Ok, vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Buone notizie, te l'ho già detto. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere, soprattutto per quanto riguarda questo giudizio a fine settimana. Ci saranno buone notizie, cos'altro? Unisci gli estremi, questo è anche una riconciliazione delle parti interne grazie a questa pausa che ti prendi. La verità sta nel mezzo, trova un accordo o un compromesso e qua si rifà sia alla necessità di interiorizzare quello che accade all'esterno prendendoti i tuoi tempi e di mediare, va bene, tra le due polarità di te stessa e di te stesso, soprattutto quella tensione che ti ho detto tra la voglia di fare e la metodicità e la concretezza e non correre. Praticamente alla fine gli oracoli dicono la stessa cosa. Cos'altro? Vediamo se ci aggiungono qualcos'altro. Sì, ci sarà una nuova te qui in questa settimana, soprattutto ha a che fare con il giudizio un po' questa carta, no? Guarda con occhi nuovi, cambia il tuo punto di vista e troverai la risposta. Questa è per me una bellissima carta che mi parla di un nuovo sguardo che darai alle cose. Un nuovo sguardo che darai alle cose che ti permetterà di rinascere qua con il giudizio. È una carta bellissima il giudizio alla fine. Vediamo cos'altro ti dicono gli oracoli. Allora ci mettiamo, dove stanno? Dove stanno? Questi. Vediamo se ci danno altre informazioni oltre a quello che ti ho già detto. A volte poi gli oracoli vanno a confermare quello che ti ho detto con i tarocchi. Cos'altro ci aggiungono? La casa del cuore, compassione. Questo è sia un invito a che cos'è la compassione? Il pathos, viene da pathos, entrare in empatia, e soprattutto entra in empatia con le tue emozioni. Entra in empatia con le tue emozioni e autopotenziati con le tue emozioni. Sì. Ditemi qualcosa di diverso da quello che ho già detto, per favore, vediamo. Cos'altro? No, te l'ho già detto che ci saranno delle opportunità. Niente, confermano quello che ti ho già detto. Caterpillar, ci sono delle opportunità veloci, mi hanno detto già questi oracoli, te l'ho già detto anche qui con il Cavaliere di Spade. Opportunità veloci ci saranno, cos'altro?
E beh, qua me l'hanno già detto, te l'ho detto già con il 4 di spade e l'imperatore, assetto del territorio, saggezza ancestrale. Mi dicono che tu, prendendoti le giuste pause in questa settimana, riuscirai a vedere delle strade che gli altri non hanno ancora visto e percorrerle. Ok? Questa è la carta che mi dice vai su in alto e quindi con la meditazione o con le pratiche e riuscirai a vedere un quadro completo che ti permetterà di prendere giuste decisioni senza affrettarti perché c'hai un brusio interno forte in questi giorni con la voglia di fare. È bellissima questa cosa, ecco, canalizzala perché arriverai dove altri non sono arrivati, seppur ci sono passati sopra, dice questa carta. Vediamo che cosa mi dicono. Tu stai riprendendo, io parlo. Sì. Vediamo cosa mi dicono le fate, che non le prendevamo da un po', no ragazze? E ragazzi, vediamo. Le fate. Va tutto bene. Io amo questa carta perché ti ammutolisce, cioè ti azzittisce. Tu, va tutto bene, ok? Non chiedo, non faccio, non chiedo niente. Va tutto bene, ti stanno dicendo. Non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio e noi ci fidiamo delle nostre fate. E tra l'altro mi sta venendo in mente il mantra delle fate che poi si travestono da farfalle che io ho fatto nella mia esibizione per il diploma a diventare maestra yoga sciamanico all'Isola d'Elba. Ho introdotto nella sequenza che facevo il mantra delle fate e delle farfalle, no? Che praticamente stai in posizione meditativa anche quando stai in natura e tu pronunci il mantra bole bole ram hum tum tum e balli con le mani imitando le fate, le farfalle. Bole bole ram hum tum tum bole. Sapete che c'è il mantra bole bole tum tum, ok, della danza del piacere. Poi per parlare con gli spiriti della natura, con le fate, quando tu arrivi in una foresta o in un bosco, in un giardino e vedi gli alberi, o vedi proprio anche l'insettino, la farfallina che si avvicina a te, quella farfalla è lì perché tu stai lì, è lì per te e per onorare quella bellezza, quella leggerezza affinché tu possa integrarne la potenza, pronunci il mantra Bole Bole Ram Hum Tum Tum Bole Bole Ram Hum Tum Tum. Praticamente al Bole Bole Tum Tum della danza del piacere, scusami, aggiungi Hum, H-U-M, Bole Bole Ram Hum Tum Tum, Bole Bole Ram Hum Tum Tum. E così abbiamo onorato le fate. E adesso, ragazze mie e ragazzi, ci facciamo una lettura sull'amore, un'altra croce sull'amore. Una croce sull'amore non è bello dire. Ok, facciamo l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questa settimana, facciamo la stessa a croce. Prima di tutto mettiamo una carta guida per te, cosa accadrà nell'amore? Ricordate ragazze mie di guardarvi sempre il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di novembre, ok? E per quanto riguarda l'amore trovate la versione della vostra anima gemella nella playlist La tua anima gemella per ogni segno zodiacale, che com'è, chi è. Allora, vediamo cosa accade nell'amore 24-30 novembre. Prima variante, carta guida. Qua ci sono delle chiamate, ci sono delle verità che emergono, che dissolvono la nebbia, chiarimenti, nuovi inizi a partire da un'ottima comunicazione, consapevolezza raggiunta. Fatto sta che nell'amore l'asso di spade mi parla di comunicazioni, che tranciano dei dubbi, che arrivano per risolvere o per parlare se fosse una persona nuova, sono nuovi inizi, gli assi, e quello di spade è soprattutto le parole, ok? A questo punto andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi. Amore, messaggi, chiarimenti. Cosa accade nell'amore per te in questa settimana? Facciamo un taglio, amore. Sì, re di bastoni, paggio di spade, e qua io vedo una persona che parla, ti osserva,
magari si è contenuta un po' prima di parlarti. Il paggio di spade qua mi parla di una persona che ti osserva, ma anche una persona con l'asso di spade che arriva per chiarire eventuali malintesi o delle questioni in sospeso, con tanta di grinta, tanta entusiasmo, tanta passione. Sì. Oppure una persona nuova, che ti vede magari un po' sulla difensiva, ma difensiva non nel senso negativo, cioè fammi vedere un po' che dice. Ok. Vediamo un po', energia attuale, energia... no, sto facendo come un'altra stesa. Fammi vedere, mi sto confondendo. Vediamo fondo mazzo cosa abbiamo. Ah no, prima del fondo mazzo, sto coglionita. Allora, energia attuale, energia positiva, energia negativa, perché facciamo l'altro tipo di stesa sempre, no? Energia passata, energia futura, energia passata, energia futura. Mo si stanno dritte queste. E conclusione di energia futura. Qua abbiamo il paggio di spade. A ci picchiano, 10 di spade. Asso di spade, però sta al contrario, ma io non leggo le carte al contrario. Però lo lasciamo perché è indicativo, c'è la torre. Qua si è sfracellato qualche cosa. E ma oh meraviglia! Si è chiusa una relazione, avete avuto un cambio fortissimo, si è sfracellato qualcosa. O è venuto fuori qualcosa di non detto, asso di spada al contrario, si è chiusa una relazione, si è chiusa una connessione, o state vivendo un momento drammatico a livello emozionale, o l'avete vissuto. Qua mi dice che oppure una persona ha vissuto un momento drammatico, è venuto fuori qualcosa. Ah, ci picchia. Molto interessante questa stesa, almeno mi dà un po' di brio. Vediamo un po'. Energia attuale nell'amore per te. Cavaliere di spade, l'avevamo anche nelle influenze esterne dell'altra stesa, eh? Quindi qua io ti vedo con la spada puntata, non quella di Verdone, la spada da fuoco, però potrebbe anche essere. Cavaliere di spade, io qua ti vedo all'attacco. O c'è qualcuno che arriva all'attacco, o sei tu che hai le idee chiare per andare all'attacco per difendere quello in cui credi. Comunque vedo questa energia di attacco, anche repentina, anche forte. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Il diavolone, qua c'è qualcuno che non te molla, eh. L'avevamo anche in un'altra stesa, si stanno ripetendo le carte. Fammi vedere il blocco, qual è, mo ti dico. Sì, l'imperatore. Allora, potresti ricevere comunicazioni da una persona che è molto insistente, che ha un carattere abbastanza particolare, molto insistente per chiarire. Non ti molla questa persona, gli piaci tantissimo, ha una grande energia magnetica, anche una certa dipendenza affettiva e anche sessuale nei tuoi confronti. Forse non ha buone basi, non dà stabilità, però è come se non vuole mollarti, se già la conosci. E se invece la persona nuova ti vedo sulla difensiva con questa persona, perché è una persona che non molla, non molla. Non sai se questa persona può dare una certa concretezza, una certa stabilità o affidarti, insomma. Vediamo che è successo qua. Sì, 7 di bastoni, asso di bastoni. Allora, io vedo che qualcosa è iniziato nel passato, però poi o tu o qualcuno avete messo limiti, io credo più che sia tu. C'è stata una scintilla che però è stata bloccata e qua vedo perché magari mancanza di autorevolezza, mancanza di spessore e vedo che stai molto sulla difensiva. Vabbè, cioè ognuno giustamente. Vediamo cosa succede nell'amore per te quindi in questa settimana. Sì, chiamate, 8 di bastoni. Il giudizio, rinascita e il cavaliere di denari. Sì, però vai piano piano. Allora, per molti di voi una riappacificazione con una persona. Vedo comunicazioni, viaggi, spostamenti e una chiamata improvvisa o qualcosa, una decisione che si prende. Se è una persona che già conosci, io qua vedo che si prende questa decisione di parlare, di ricominciare, perché non molla questa persona. Il cavaliere di denari però l'avevamo anche nella stessa precedente, come vedi si parlano le carte, e mi diceva le cose andranno piano piano per vedere se si costruisce e non è un fuoco di paglia. È chiaro? Perché ti vedo molto decisa, molto deciso che sai cosa vuoi. Quindi se è una persona che non conosci, io ti vedo sulla tua, ti vedo sulle tue, sai quello che vuoi, al tempo stesso questa persona però ti intrigherà, c'è erotismo dalla tua parte, ti intrigherà. E qua c'è una chiamata, c'è una risposta anche da parte tua,
e il cavaliere di denari non ti fa bruciare le tappe in fretta. È una buona posizione come cavaliere di denari. Te l'avevo già detto col paggio di spade qua però, Qualcuno di voi ha vissuto una distruzione qui e quindi giustamente ci vai cauta cauta. Mia nonna diceva bello bello, piano piano. Ok? Vediamo un po' cosa ci dicono i mini tarocchi in merito. Fatto sta scusami, ancora gli strascichi. Ricordati, ti stavo dicendo che le asso di spade là, cioè sono consapevolezza raggiunta, chiarimenti, chiarezza sulla base delle tue posizioni. Allora, cavaliere di spade, energia attuale, infatti 9 di denari. Allora, tu stai così bene con le tue cose che per stare insieme a qualcuno tu stai già 100 insieme a te stessa o a te stesso. Per stare insieme a qualcuno devi stare 101, altrimenti già 99 non lo vuoi. Quindi il 9 di denari qua mi parla di te. Qua c'è un'energia di autonomia, una persona che sa cosa vuole, che mette i confini, che ha tutto quello che gli serve, non ha bisogno dell'altro come stampella, ma se sceglie di condividersi con l'altro è una persona che è integra in sé. Ok, mi parla di questa energia qui, credo che sia tu. Il diavolo, energia positiva per te, quello che arriva, energia positiva. Ma questo non molla! Comunicazioni, coso, se deve prendere un surf per andare sulle nuvole, va! Comunicazioni di... sei molto attraente per questa persona, c'è grande magnetismo, te l'avevo già detto nella stessa precedente. Prova molto erotismo per te, quindi io vedo comunicazioni di una persona che non molla. L'imperatore al blocco. Il giudizio, guarda, il giudizio qua al blocco mi parla di una decisione che deve essere presa o un modo di parlare diverso con questa persona rispetto a come hai parlato a livello relazionale in altre relazioni. Una decisione che deve essere presa per essere costruttiva. Io credo che abbia a che fare soprattutto con una certa affidabilità che tu vuoi rivendicare. Un'affidabilità che devi incarnare prima di tutto tu stessa o tu stesso, sì. Vediamo asso di bastoni. Asso di bastoni mi conferma l'opportunità del passato. 7 di bastoni, un'opportunità. 6 di coppe, sono stati messi limiti a delle situazioni del passato o a delle persone del passato. Vedo che magari è potuta tornare una persona del passato, ci sono stati messi dei limiti. Io non lo so se questa è una persona nuova o quella stessa, siamo a migliaia, no? Però io ti vedo con un atteggiamento diverso. 8 di bastoni, questo 8 di bastoni, cosa accade quindi? Cavalieri spade, arrivano queste è molto chiara proprio la stesa, arrivano queste comunicazioni dirette, forti e tu sai cosa esattamente dire. Hai consapevolezza, prontezza, difendi il tuo confine, anche se ti vuoi dare a questa persona, perché lo vedo che a poco sì, però difendi i tuoi confini. Vediamo il giudizio, questo giudizio. 7 di bastoni, che ti ho detto? Qualcuna di voi, anzi molti di voi, gliela farà un po' sudare a questa persona, ma va bene così, È giusto così. Vedo limiti, limiti a questa chiamata, limiti a queste cose, limiti, non limiti, difendere il 7 di bastoni, ricordati che eravamo anche nelle speranze e le paure della stessa precedente, cioè tu vuoi difendere quello in cui credi, allo stesso tempo temi anche questa cosa, di essere giudicata, di essere giudicato, però lo fai. Cavalieri di denari, il re di spade, credo che gliela farai un po' sudare a questa persona. Qua c'è la giustizia, metterai in chiaro i puntini sulle i, poi quello che sarà sarà tra un po', non è subito, anche se è una persona nuova, vedi questa persona forte che arriva, voglio, però tu gliela fai sudare, ma va bene così, va bene così. Vediamo cosa ti dirà questa persona, visto che sta come un pazzo questo. Vediamo. Questi sono i miei oracoli, lui lei, che per le ragazze nuove potete trovare sotto all'info box in descrizione. A volte basta mettere solo questi per capire tutto, ma io amo i tarocchi, quindi.
Allora, vediamo. Questa irruenza, che ti dice con tutte queste parole e attitudine questa persona? Non sono stato onesto, quindi c'è una richiesta di scuse o anche delle parole per tranciare ogni dubbio, arrivano dei chiarimenti, l'asso di spade è proprio i chiarimenti, no? Cos'altro? E qual è la verità, visto che non sei stato onesto? Stasera faccio l'amore con te. Ok, non ci ha detto proprio qual è la verità. Stasera faccio l'amore con te, ti ho detto sei irresistibile per questa persona in questa settimana, emanerai un'energia erotica senza precedenti. Cos'altro ti dirà? Sei bellissima, non sta nella pelle, fammi mettere altre, voglio vedere un po' che dice questo, questo signore di diavolone qua. Che dice? Può essere anche una donna. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Ti vede come la sua controparte animica. Vede in te la sua casa, si rispecchia in te. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Rivede le stesse ferite, le stesse... Cioè, allora, se vi incazzate con questo, no? Perfetto, bellissimo, e Mao meraviglia. Però prima di spaccargli la testa, no? Non lo fate subito. Cioè, magari lavorate con quella, con quell'emozione, con il rituale erotico della Kundalini. Perché a che cosa ci servono queste persone a questi eventi? Se non a fare questi passaggi. Non confondete, ve lo dico sempre, il mezzo che è la persona con l'obiettivo finale, che è la realizzazione del sé, il ritrovamento di amore, come nel mito di Amore e Psiche. Quindi lavorate su questo aspetto, lo so che lo state già facendo, lo dico per le ragazze nuove. Cos'altro ti dice? Sono geloso di te, ti ho detto che sta come un pazzo questo. Ti ho detto. Magari qua rivendicherai anche il fatto che questa persona può essere dispotica a volte, può essere stata dispotica senza seguire la voce dell'anima, non lo so, per ognuno di voi sarà diverso. Però fatto sta che ci sono delle cose incompiute che vengono risolte. Tu ti prendi una grande rivincita. Vediamo qua cosa mi dice l'ultima carta dei Rider White. Tre di spade. Ti prendi una grande rivincita. Ti prendi una grande rivincita. Alcuni di voi se la prendono proprio con calma la cosa, cioè accettano, nel senso, magari guardate il messaggio o non rispondete per un po', oppure rispondete con chiusura per un po'. Non è una chiusura netta perché qua c'è un 7 di bastoni, non è un 10 di spade. Qua c'è un 3 di spade però. Qua il paggio di spade. O discutete per terze persone coinvolte, che possono essere anche amici, familiari, parenti, l'intorno di questa persona, il tuo intorno, non lo so. Vediamo il 3 di spade. Il re di coppe. 5 di coppe. Qua c'è una persona molto pentita. E grazie a questo pentimento, grazie al fatto che tu potresti anche suggerire un blocco, va bene? Tu, questa persona fa un bel viaggio ctonio sotterraneo con le sue emozioni. Re di coppe e 5 di coppe. Non so se la conosci già, ferendo te ha ferito lui, o lei, insomma, questo è il senso della stesa. Sì, infatti, sì. Qualcosa è accaduto, ti ha messo sulla difensiva, troppi pesi, responsabilità. Non gliela fai passare proprio liscia, ma va bene. L'importante è che lavorate con le emozioni, ragazze mie ragazzi, prima di lavorare con il personaggio o le persone, che dall'etrusco persona significa persu, cioè maschera, no, del divino. Ok. Vediamo un po' cosa dicono questi altri oracoli. Tra due mondi, dubbi, pace. Eh sì, e qua il bivio. Questa è la carta della... che si deve prendere una decisione. Non lo so, mi arriva queste due figure davanti che si parlano, fanno pace, però qua c'è una decisione da prendere, o dentro o fuori, cioè
Cioè ho capito quello che è successo, va bene, c'è pace, però adesso che decisione prendo? Mi spiego? Conoscenza profonda, ti prendi il tuo tempo qua, secondo sì, qua ti prendi il tuo tempo, ci si prende il tempo per non fare le cose di fretta, te lo dicevano anche la stesa precedente, non la croce celtica di prima, sì. Vediamo un po' che cosa mi dicono questi altri. Senso di incompiutezza, lavoro sul passato. E qua avevamo il 6 di coppe, ti ricordi? Allora, pacificazione delle immagini perturbate del tuo passato o del passato. Le immagini perturbate che viviamo con le persone con cui entriamo in relazione sono relative a quelle che abbiamo vissuto noi nell'infanzia o nel nostro passato, quindi formula pentacolare, il pentacolo magico che trovate nella... dove stava ragazze? Qualcuno me lo scriva sotto, non mi sto ricordando, magari lo metto qua sopra mentre lo dico, se mi ricordo, il pentacolo magico, magia pratica 10 forse, non mi sto ricordando. Vabbè, ti amo, ti benedico, ti ringrazio o ti perdono, offedente, 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 tutte le immagini del vostro passato. Le immagini del vostro passato vanno pacificate affinché possiate avere delle relazioni sane. Mi spiego? Ok. Cos'altro? Altrimenti sono spiriti perturbati che si ripresentano in ogni relazione. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni non è necessario, tanto state facendo già tutto. Ok. La tua anima gemella non è pronta, cioè non si è ancora pronti per condividersi qui, ma lo vedevo già. Non è che la tua anima gemella non è pronta, l'altro non esiste. Un giorno rivoluzionerò oracoli, tarocchi, guarda, l'altro non c'è. Va bene, l'altro non c'è. L'altro si comporta come la tua anima vuole che si comporti affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti legati all'amore vero, mito di amore e psiche. Torniamo sempre lì. Non è che non è pronto lui o non è pronta lei, non sei pronto tu. Ok? Quando lavori sulla formula pentacolare, quest'altro cambia. Ok. Secondo quello che prevede il tuo karma. Cos'altro? La fuga emotiva, qua uno dei due o entrambi, io credo entrambi ovviamente perché siete in risonanza, state scappando dalla pacificazione del lavoro sul passato, state facendo la fuga emotiva. La fuga emotiva è legata al secondo chakra soprattutto, dove sono contenute tutte le emozioni che abbiamo vissuto durante l'infanzia, i bambini che eravamo, tutte le emozioni non sono andate perdute, sono custodite lì, nel secondo chakra. E nelle immagini che noi vediamo durante le meditazioni e le trance noi possiamo pacificare quelle emozioni con la formula pentacolare. Quindi questa è la settimana in cui avevamo nella croce celtica il 4 di spade, bene, approfittiamone, facciamoci le sequenze fluide, facciamoci le meditazioni sul canale, va bene? O la pratica dei 21 giorni qua sotto, va bene? Va bene, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, passo all'altra variante, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda, vediamo cosa accadrà in questa settimana dal 24 al 30 novembre, in questa chiusura di novembre. Allora, facciamo una bella croce celtica. Cosa accadrà alle mie ragazze e ai miei ragazzi? Iniziamo con come entriamo in questa settimana, energia della settimana, no? Il tema della settimana, mettiamo l'ostacolo o sfida principale, mettiamo il subconscio, cosa è accaduto nei giorni precedenti o nelle settimane precedenti,
che prepara il terreno a quello che ti leggerò adesso, cosa accade i primi giorni della settimana, cosa accade nel weekend o a fine settimana, il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze e le tue paure, riuscirò a metterlo in fila per bene, e poi andiamo a vedere l'esito della settimana. Ok. Scusa, questa è l'ascendente vergine, poi io le scompiglio, ma devo essere io a scompigliarle, ecco. Vabbè, allora ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Allora, la carta con cui entriamo, la carta guida, energia portante della settimana. E qua abbiamo un bellissimo 6 di denari. Entriamo nella settimana con un'energia di equilibrio. Qua c'è una persona che lavora molto concentrata sulla tua vita pratica, sulla tua quotidianità, lavoro paziente, no? È un'energia di scambio, di dare e ricevere, cioè come se tu stessi finalmente misurando meglio il tuo valore. Per esempio, niente più sprechi, niente più energie buttate in persone o situazioni che non danno indietro. Perché il 6 denari qua è pratico, è concreto, mi dice che tu rimetti ordine, stai capendo cosa vale davvero la pena, stai capendo chi vale davvero. Questa è una carta che dice: questa settimana ti verrà dato ciò che ti spetta, ma devi anche essere tu ad alzare l'asticella del tuo valore. Ti vedo molto concreta, molto metto i paletti, è un'energia di... Entri quindi in questa settimana con un desiderio di equità, di stabilità. E vediamo qual è la sfida. Non avevo dubbi che era la giustizia, sono due carte che parlano di giustizia e di equilibrio. È come se tu vuoi ciò che ti spetta. La sfida quindi è l'equilibrio vero, non quello finto. Qua c'è, allora, ti troverai a prendere una decisione qua. Ti troverai a fare dei tagli netti per avere questo equilibrio che vuoi. E anche una verità da guardare in faccia. Cioè, la giustizia come ostacolo, qua ti dice non puoi più barare con te stessa o con te stesso. Non puoi più compensare gli altri più di quanto compensi te. Questa è una carta karmica, ti chiede onestà, radicale però, ti chiede responsabilità, ti chiede disciplina, quindi la sfida fondamentalmente è non lasciarti portare dal vecchio senso del dovere, ma essere giusta o giusto verso te stessa o te stesso, cioè non fare le cose perché devi fare, quelle sono una morale corrotta, va bene? Per avere questa equità ti viene dato ciò che ti meriti, ti spetta, però questo preclude anche il fatto che tu faccia guardi una verità in faccia con onestà. Ok, vediamo cosa c'è nel subconscio. Ah, c'è la torre qua. È una rivoluzione interiore che stai vivendo nelle ultime settimane, se non mesi, eh? C'è un lavoro enorme qua che stai facendo. Nel subconscio si sta sgretolando una struttura che può essere una convinzione che ti limitava, una paura, un vecchio modo di reagire agli eventi, una certa difesa nei confronti degli eventi, un'idea del mondo, un'idea delle relazioni, cioè sta crollando un vecchio te, bellissima questa cosa. Questo è un crollo interno che sta avvenendo in te nel subconscio, è un risveglio, cioè la parte del tuo inconscio che ti dice quello che stavi tenendo in piedi non ti serve più, lascialo cadere. Questa carta è profonda, è liberatoria, è evolutiva, cioè stai rompendo il guscio, va bene? Quello è. Vediamo che è successo nel recente passato. Qua hai potuto avere uno scontro, una lite o una tensione con qualcuno. 5 di spade, che ha preparato questo terreno. O la scorsa settimana o nei giorni precedenti, o una parola di troppo, o una tensione, o uno scontro, o dei malintesi,
qualcuno che ha voluto avere ragione, oppure energie competitive, una stanchezza mentale, è come se ti fossi un po' allontanata, perché nel passato allontanato da un gioco tossico e hai fatto bene. Perché è come se questa carta mi dicesse che hai visto il vero volto di qualcosa o hai visto il vero volto di qualcuno e adesso stai guarendo. Va bene? Vediamo i primi giorni della settimana fino a mercoledì più o meno. Ah, ci picchia 10 di spade, qua tagli che è una bellezza. Qui si chiude un ciclo in modo definitivo, cioè indietro non si torna più. Fino a mercoledì, giovedì, qua ci sarà un momento di resa, non è di sconfitta, è di resa. Cioè la resa di chi dice basta, non mi faccio più del male. Con i pensieri tossici, con i pensieri ripetitivi. Basta. Cioè non mi faccio più del male sempre in ottica sciamanica, cioè il dolore necessario. Io vedo che nei primi giorni della settimana si dà il finale a un pensiero ripetuto, a un'ossessione, fine. E vedo che finisce una preoccupazione, vedo che finisce una paura, perché? Perché ti stai alleando agli dei, con le pratiche che fate insieme a me dello yoga sciamanico. È come svegliarsi un po' da un incubo, no? E dire, è tutto un sogno, sto sognando. Cioè, questa carta libera l'aria, Dopo 10 di spade si risorge. Va bene? Vediamo che cosa avviene nei giorni successivi, weekend. 10-10, qua c'è un ciclo che finisce. Carico, fatica, responsabile. Potresti sentire nel weekend, dopo questa fase, un carico di responsabilità, di fatica accumulate, stanchezza potresti sentire. Cioè, sai il 10 di bastoni nelle carte dei Rider White, colui che porta appunto i bastoni, qua porta le posate, no le posate, gli utensili. Ecco, è come portare la legna per un ultimo pezzo e poi per poi accendere il fuoco. Questa è la visione di questo 10 di bastoni qua. Della serie, ce la fai. È una carta che parla di che ti toglierai dei pesi, ridistribuirai le responsabilità, non tutto su di te. Chiuderai un ciclo di sforzo, assolvi un compito karmico. Questo è un passaggio iniziatico che apre la porta a qualcosa di strepitoso, perché dopo il 10-10, che non è il 10-10 di Ibiza, anche se ci piace tanto, qualcuno di voi lo conosce. Quante volte da 10-10? Ok, non è il 10-10 di Ibiza, però sei pronto a ballare dopo. Ok, questo è il senso. Vediamo qual è il tuo approccio, fammi vedere come stai. Ah, stai benissimo comunque, c'è l'azzo di coppe. Cioè, tu stai benissimo. Questa è la tua anima che ti dice mi apro di nuovo, amo di nuovo, hai grandi poteri psichici, si vede che state facendo le pratiche dei 21 giorni, capite, no? Cioè, che mi approcci a un 10-10 di questa natura così? Ma tu sei una sciamana, tu sei uno sciamano. È questo che sta cambiando il mondo, mi spiego? Quindi, l'asso di coppe qua è la tua anima che ti apri alla settimana con un cuore aperto. E ti vedo ispirata, ispirato, creativa, con amore, intuizioni fortissime, perché l'asso di coppe è più un potere spirituale, psichico, no? Cioè, questa è una guarigione emotiva dopo mesi di chiusura. È il nuovo sentimento, ma anche un nuovo modo di amare te stessa o te stesso. Amare se stessi nell'approccio sciamanico immaginale che cosa vuol dire? Prendersi cura di sé. Prendersi cura di sé non è dall'ottica egoica. Prendersi cura di sé significa prendersi cura, amare tutto ciò che ti arriva, perché fa parte del tuo karma, fa parte della tua genealogia. Quindi quello significa amare se stessi, amare ogni emozione, amare la tristezza, amare la malinconia, amare la paura, amare la penuria, amare il fallimento, tutto quello che ti riguarda. Questo significa amare se stessi. Non solo andarsi a fare le unghie al parrucchiere o prendere, cioè è anche quello, è anche quello. Ok, quindi vediamo le influenze esterne quali sono. 6 di spade, bellissimo, c'è qualcuno che ti traghetta, ti aiuta, ti fa andare dal 5 al 6 di spade verso acque più tranquille, serene. È una transizione, qualcuno in questi giorni o qualcosa ti aiuta nel passaggio. Questa carta parla di transizione,
è la tua stessa anima, è lo psicopompo, no? Come lo sono gli sciamani che vanno nel regno di Ade, risalgono e scendono, salgono, vanno, vengono. Ecco, è una transizione. Qua io vedo un aiuto che ti arriva, una guida, una persona che ti dà il consiglio giusto o uno spostamento mentale che può essere anche uno spostamento fisico o ambedue, un cambio di direzione, cioè qualcuno, qualcosa ti porta su una riva più calma. Qua vedo che c'è protezione, c'è qualcuno che accompagna questa donna, vedi? C'è una mano tesa qui che ti aiuta e sono aiuti esterni, va bene? Vediamo le tue speranze, le tue paure quali sono. Qua c'è un re di spade. Allora, hai paura della freddezza o della freddezza di qualcuno o hai paura della sensazione della freddezza? Hai paura delle decisioni troppo rigide? Hai paura di diventare troppo mentale o di dover tagliare qualcuno dalla tua vita o di dover tagliare qualcosa con lucidità chirurgica? Hai temi un po' questo, ma siccome speranze e paure, al tempo stesso lo speri. Perché una parte di te vuole ordine, una parte di te vuole chiarezza, una parte di te vuole confini, una parte di te vuole prendere il comando della propria vita senza farsi più distrarre. E questo è il senso. Sì. Sono curioso di vedere il risultato finale, fatemi vedere. Oh! Questa è una stesa epica. Cioè, questa è la chiusura di novembre. È una stesa epica. Abbiamo l'imperatrice, porca miseria. Prosperità, abbondanza, creatività, visibilità, cura, forza femminile, rinascita totale, successo, riconoscimenti. Cioè, questa carta ti dice che questa settimana ti partorisce di nuovo. Tutto quello che è stato faticoso, la torre, 10 di spade, 10 di bastoni, prepara questo a fine settimana. Qua avrai una manifestazione concreta del tuo lavoro spirituale sulle emozioni sotterranee, negative, direbbe la tua mente. Avrai a fine settimana una manifestazione concreta. Può essere anche un progetto che prende forma, un'idea che nasce, o proprio ti sentirai fertile. Fertile. L'imperatrice qua ti porta bellezza, magnetismo, successo, armonia, ritorno all'autostima. Perché? Perché ti sei potenziata con le emozioni ctonie, sotterranee, hai fatto lo psicopompo come gli sciamani. È chiaro? Ed egregiamente tu metti giustizia. Perché la giustizia c'è in questa settimana e stai al blocco. Al di là che al blocco o non blocco, c'è la giustizia in settimana e me la superi egregiamente. Questa è la stesa epica, ci picchia. Fammi fare un po' tutti gli ambiti, vediamo, ora ti scrivo tutti gli ambiti, vediamo. Allora, io vedo che nel lavoro questa settimana si chiude un ciclo di fatica e ingiustizie. Qua vedo che nel lavoro arriva chiarezza, una decisione giusta viene presa, c'è un aiuto esterno, ma soprattutto una svolta creativa nel lavoro. Perché il finale con l'imperatrice mi parla di idee che si concretizzano, di nuove collaborazioni che fruttano, di crescita economica. La crescita economica per l'eccellenza è l'imperatrice, non lo sapete? Vabbè, se non lo sapete, sappielo. Vedo visibilità, un progetto che inizia a dare frutti, perché qua abbiamo 6 di denari, imperatrice, sono soldi che arrivano, opportunità che crescono, ok? Nelle relazioni qua succede il patatrac, esci da Dio, cioè la torre nel subconscio ti fa lasciare una dinamica dolorosa, il 10 di spade segna la fine di un pensiero tossico, anche di una relazione legata al pensiero tossico, il tuo approccio con l'asso di coppe ti riapre all'amore vero e il 6 di spade porta aiuto, guarigione e un passaggio sereno. Anche una persona che viene da fuori o che arriva, comunque l'amore lo vediamo dopo. E l'imperatrice qua, la più potente che c'è, parla di amore fertile, relazioni che sbocciano, ritrovare la propria dignità, del tuo cuore che torna a credere, ad avere la fede. Cioè, la realizzazione della tua anima in questa settimana trova terreno fertile per farti vedere i risultati tangibili. Perché la torre nel subconscio, l'imperatrice come risultato è proprio un rito iniziatico, stai crollando come un vecchio io
per rinascere nella tua forma più creativa, più fertile, più aperta, più incarnata. Tutto ciò che ti pesa viene rilasciato, il Dharma torna in equilibrio, il cuore si apre, l'anima riprende a creare ed è una settimana di liberazione karmica e di iniziazione spirituale. Cioè, sono un po' sconvolte. Cioè, crolla proprio l'identità vecchia. Nasce la tua parte più bella, ritorni alla bellezza. Sì, questa settimana è un viaggione. Sai quando stai 2 o 3 giorni chiusa in casa così a lavorare sulle emozioni, no? Poi che ne so, qua arriva un momento in cui vuoi andare a ballare, vuoi andare a fare shopping, cioè ti senti, questo vedo. Questa è la settimana in cui crolla un capitolo della tua vita. Ah! È un inizio che finalmente ti fa respirare. Ma si sente subito questa cosa, già appena arrivi lunedì con 6 di denari, già quando stai guardando questo video. Cioè, perché entri in questa settimana con il bisogno di equilibrare tutto, di dare solo dove senti valore, di non sprecare più energie, di non sprecare tempo, di non sprecare la tua attenzione. È come se dicessi, da oggi il mio dare a qualcuno o a una situazione ha un peso e il mio ricevere ha un valore. Quindi ti vedo concreta, presente, con questa giustizia poi tu tagli nettamente, metti un confine, prendi una decisione che non puoi più rimandare. È come se ti dicesse la giustizia è il momento di rimettere le cose a posto. Non per punire, ma per vivere meglio. Non per chiudere, ma per aprire. E questa torre, perché qui c'è il grande crollo interiore che ti sta... Qualcosa dentro di te non regge più, la vita ti sta dicendo lascia andare questa struttura vecchia, non ti serve più, è come se tu stessi uscendo dal guscio. Scusami. Mi spiego? E questa cosa non mi stupisce perché abbiamo il 5 di spade che è una tensione, un conflitto, un confronto. Cioè, hai visto chi era con te e hai visto chi non è con te. Hai visto cosa non vuoi più e hai visto cosa vuoi. Quindi, in questi primi giorni tu dici, è il momento in cui dici basta. Basta una paura, basta un pensiero ossessivo, basta un meccanismo che ti consuma. È la fine di un peso mentale, è come svegliarsi la mattina e sentire che qualcosa non fa più male. Questo, così ti vedo. È quella chiarezza che arriva solo quando hai chiuso davvero. Nella seconda parte senti un po' di fatica, come se stessi portando tanti pesi contemporaneamente, però è l'ultima tranche, cioè stai chiudendo un ciclo karmico, stai mollando responsabilità che non sono tue e il corpo ti dice alleggerisciti. E il tuo approccio è meraviglioso. Quindi c'è qualcosa all'esterno che ti porta non via da qualcosa ma avanti, ok? Non aver paura di essere troppo rigida o troppo rigido o troppa logica, perché tu vuoi rispetto, vuoi lucidità, incarna tu quella cosa. E poi che te lo dico a fare con questa imperatrice? Non ho niente da aggiungere, cioè qui nasce qualcosa, qualcosa cresce, un'idea, un progetto, una relazione, una parte di te che avevi dimenticato. L'imperatrice ti dice stai fiorendo e stavolta non ti spegni più. Quindi andiamo a vedere che ci dicono gli oracoli, se non mi ripetono sempre le stesse cose che dico io. Vediamo. Magari mettiamo questi altri, vediamo. Vediamo se mi dite qualcosa di diverso. Guardatevi sempre il vostro segno zodiacale, fate le pratiche, mi raccomando, del vostro segno zodiacale per il mese di novembre, ok? Gli oracoli della magia, cosa ti dicono? Stelle, cioè tra le carte più belle, puoi manifestare tutti i tuoi desideri. Questa è l'imperatrice, Puoi manifestare tutti i tuoi desideri, non avevamo dubbi. Cos'altro? Sentirai proprio la fede, capito? Perché tocchi il fondo, basta, l'hai già toccato, boom, ok. Espinas teje la corona che te mereces, cioè non dai più di quello che non ti va di dare.
Se i denari, la giustizia. Non dai per bisogno di essere amato o bisogno di essere amato, ma dai perché vuoi dare, al di là se ti amano o no. Ma ti amano e come? Il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, no? E insegna agli altri come fare anche. Cos'altro? E spada, fai il cambio. Qua arriva un taglio netto. Te l'ho già detto con la giustizia al blocco. Taglio netto. Magari alcuni di voi si tagliano i capelli, che è un rito di passaggio. Io mi ricordo, ho sempre portato i capelli lunghissimi, anche fino al sedere, lunghissimi, da sempre, da sempre. Quando è stato 4 anni fa, li ho tagliati fino alle spalle, cioè un po' più su delle scapole, no? L'ho tagliati io, pum. Poi sono andata al barbiere. Sì, al barbiere perché io non vado al parrucchiere, vado al barbiere. Perché è un mio amico, è un pazzo, è un pazzo, cioè io vado dall'energia sua, non vado a tagliarmi i capelli. Ho detto, Gio, sistemami poco poco, qua non è che ho fatto un casino. Cioè, qua si fa un taglio, va bene? Il taglio che alleggerisce tutto, perché tu credi in quello che stai facendo. Mamma mia, che epicità! Tu stai riprendendo? Sì. C'è un'epicità pazzesca qua. Vediamo queste altre carte che ti dicono, in questa epicità, in questa epicitezza. Vabbè, non c'è da inventare cose. Ma noi ci inventiamo tutto, perché qualcuno l'avrà inventate le parole, no? Come siamo immagine e somiglianza di Dio, siamo noi che le abbiamo inventate. Vabbè, Francia e basta. Allora, nell'epicità del momento, vediamo un po' che consigli ti danno. La vita è un dono. Voi lo sapete quanto ci mette un'anima a incarnarsi? Nei Rig Veda, nei testi sciamanici antichi, c'è proprio una corsa alla vita. Anche l'assassino, il più, non lo so, il più temerario degli assassini, quello quando muore non vedo la rincarnarsi. Cioè, c'è una corsa delle anime a incarnarsi. Tant'è che esistono i cosiddetti preta, ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 4 era o il 6, no, dove dice karma positivo, karma negativo. Ci sono i cosiddetti preta, che sono degli spiriti che non riescono, vogliono assolutamente incarnarsi sulla terra, però non hanno abbastanza karma per poterlo fare. E dice che succede? Avvengono gli aborti. Cioè gli aborti, ci insegna la psicologia immaginale, soprattutto lo sciamanesimo, sono quegli spiriti che devono accumulare karma per incarnarsi sulla terra, e anche una frazione di secondo vissuta sulla terra, anche come embrione, è fondamentale per avere il dono della vita sulla terra, in una successiva incarnazione. Quindi la vita è un dono. Non avete idea quello che fanno le anime, tutte le anime, per incarnarsi sulla terra. Perché la terra di mezzo, come viene chiamata dagli sciamani, è la terra dove si realizza l'estinzione della realtà fenomenica, cioè il nirvana. Non puoi farlo in nessun altro mondo. E dice, la vita si sta svolgendo per te, quindi cogli l'attimo e sfrutta al massimo ogni opportunità per essere fedele a te stesso e vivere la vita al massimo. È il momento di eliminare tutto il rumore. Taglio, boom. Questo è il consiglio che ti danno. Vediamo cos'altro ti dicono. Cosa vuoi? Se reagisci negativamente al successo e alla gioia degli altri, è un segno che desideri di più per te stesso. Non trattenerti, espandi la tua zona di comfort. Quando siamo invidiosi di qualcuno, chi è che non lo è stato? O reagiamo male al successo che qualcuno ha avuto? Perché? Perché crediamo che per noi la vita sia ingiusta. Questa è la tua mente che ti fotte, scusate il termine, perché le possibilità sono illimitate, però ci devi lavorare. Come? Con le pratiche che facciamo.
devi convincere il corpo, te lo dirò fino allo sfinimento, devi convincere il corpo per sentire questa possibilità illimitata. Come vi ho detto nel video sul cielo di dicembre, i pianeti di dicembre, cogliendo il messaggio di qualcuna di voi ogni tanto mi scrive la mia vita è mediocre. La tua vita è mediocre perché la vedi mediocre. È il giudizio della mente che rende la mediocrità la tua vita. Perché noi giudichiamo quello che abbiamo secondo dei parametri culturali di riferimento che la propaganda ci impone. Quindi quello che vuoi essere un astronauta, vuoi essere la regina d'Egitto? Perché no? Certo! Ma come? Non esiste più la monarchia in Egitto. No, ma forse no. No. Questa è la mente, è tutto un sogno. È tutto solo come se fosse vero. Puoi realizzare qualunque cosa. Ma devi convincere il corpo. Alza l'asticella. Sogna in grande, come sogna l'imperatrice. Sogna come, non lo so, voglio realizzare un impero, non so, spara più in alto possibile, perché mentre tu vai a realizzare quello che si chiama missione, è il sogno, l'obiettivo, la missione che lavora su di te, facendoti sviluppare doti, capacità e talenti, che è il motivo per cui l'anima viene qui sulla terra, che sono gli strumenti fondamentali per ritrovare amore. Come nel mito di Amore e Psiche, ritorniamo sempre lì. Ve lo spiego bene nel podcast Cos'è la mente, ok? Detto questo, volevo prendere un ultimo oracolo. Dove stanno gli altri? È questo. Quale porta si apre con l'imperatrice? Tutto ciò che era un po' titubante si apre la porta socchiusa. Tutto ciò che ti ha fatto lavorare all'interno, questo è un po' come se fosse l'eremita, no? C'è una persona che è un po' titubante, apre la porta con la lanterna. Si apre tutto ciò verso cui hai lavorato all'interno, va bene? E non sei più timida, non sei più timido, non hai più, ti senti abbastanza, non hai pensieri limitanti, apri finalmente il tuo cuore alla vita, ti senti abbastanza per tutto. Questa è la porta che si apre, ok? Basta, ok. Detto questo, adesso continuerei qua perché mi verrebbe da dire, vabbè, non mettiamo troppe cose. E adesso andiamo a vedere cosa succede per te nell'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questi giorni, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno. E partiamo prima da una carta guida, ok? Allora, carta guida per te in questi giorni sull'amore. Tre di bastoni. O stai aspettando l'amore o qualcuno sta aspettando, qua c'è un'energia di attesa. O qualcuno che è a distanza o ti sta aspettando, stai aspettando qualcuno che è a distanza, stai attendendo o qualcuno o l'amore. Tre di denari, sì. Stai attendendo un qualcosa per poter mettere delle basi, costruire qualcosa. Vedo un'energia di attesa. Però è un'attesa di fuoco e di concretezza, tre denari, ciò vuol dire che le energie già si sono mosse, no? Si è già presa una direzione, se sei singola hai già preso una direzione consapevole verso un nuovo modo di amare, un modo più aperto, un modo più libero, un modo senza pesi, o qualcuno che si appresta a venire da te. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi. Molte di voi si sono messe alle spalle una relazione, l'abbiamo visto nella lettura precedente, e quindi aprendosi al nuovo, avendo questa porta aperta come il cuore, no? Ci diceva con l'asso di coppe nella stesa precedente,
Vediamo un po', allora, cosa accade nell'amore per te? Però molti di voi si sono proprio messe, si metteranno in questi giorni alle spalle un vecchio dolore, un pensiero ossessivo, un vecchio modo di amare. È una carta che mi parla di apertura, è una carta che mi parla di grande energia, di respiro di sollievo, la vita che ti viene incontro, no? Vediamo, allora, energia attuale, energia negativa, energia positiva, passato, futuro, passato, futuro e conclusione dell'energia futura. Allora, fondomazzo abbiamo 5 di bastoni, 4 di coppe. Con chi hai discusso? Regina di bastoni. Qual è l'altra carta dietro? Ah, 3 di spade. Qua c'è stato un litigio, una separazione o una discussione perché ti eri annoiato, eri stanca di sentirti messa da parte, di sentirti messa al secondo posto. Vedo discussioni che ti metti però alle spalle. 3 di bastoni. Un'energia di insoddisfazione che ha portato dei contrasti, a dei litigi, a delle situazioni che non potevano più essere ignorate, magari un sentirsi messi da parte o un sentirsi annoiati, perché vedo il fuoco della regina di bastoni. Qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, E hai preso in mano un po' le redini di una situazione e hai detto, hai fatto due conti, o hai detto qualcosa, o ti sei imposta o imposto perché avevi un fuoco dentro. Hai anche tagliato un vecchio pensiero rispetto a qualcuno. Comunque lo andiamo a vedere. Energia attuale, amore, vediamo cosa accade. Wow! Ma tu stai da Dio, ragazze e ragazzi. Il sole mi parla di un'energia tua che è spensierata, bella, come l'asso di coppe nella stesa precedente. Molti di voi hanno già vissuto quella tragedia che ti ha portato a realizzare l'anima e la bellezza dell'anima, Me lo conferma anche la stessa sulle relazioni qua. Il sole come energia centrale che illumina tutte le carte che andiamo a vedere. Adesso mi parla della tua fede, della tua gioia, della tua allegria di viverti la vita momento per momento. Il sole mi parla di nuove connessioni, di amicizie, di nuove alleanze che nascono, di amicizie soprattutto che sostengono questa tua voglia di vivere in questi giorni. Andiamo a vedere il carta positiva per te in amore e qua abbiamo un asso di bastoni bellissimo, era al contrario, io non leggo le carte al contrario e l'asso di bastoni mi dice che c'è una nuova opportunità, una scintilla che arriva, un fuoco che si accende proprio perché hai questo rinnovato senso di amore per la vita ed è un'opportunità con qualcuno, asso di bastoni, bella, che ti accende, sensualità, sessualità, gioco. L'asso di bastoni per me è l'allegria, allegria come il sole, allegria, no? Vediamo il blocco, quale può essere. L'asso di spade al blocco, la comunicazione al blocco. Lo vediamo nel corso della lettura. Nasce una fiamma, però la chiarezza o la comunicazione al blocco. Lo andiamo a vedere passato. Un altro asso di denari. E il matto. Qua nel passato io vedo che tu ti sei data alla vita con nuovo entusiasmo, cogliendo un'opportunità. O di lavoro era questa opportunità, o nella vita pratica, concreta. Avere fede nella vita ti ha permesso di cogliere delle opportunità o un'opportunità nella vita pratica o in amore. Adesso ti vedo contenta o contento. O possono esserci due persone per te nuove. Una che ti accende la passione, l'altra che però è in blocco, con la quale c'è una condivisione attiva mentale. Però lo andiamo a vedere, Vediamo che succede qua, amore. La sacerdotessa e molto potere. La torre. Viene alla luce qualcosa qua. Viene alla luce qualcosa di nascosto in questi giorni. Wow, il carro. O mandi a quel paese qualcuno perché viene alla luce qualcosa di nascosto oppure una verità si rivela e tu non ne puoi più, ma lo fai con wow, il carro è prendo la macchina e vado verso la vita perché mi sono rotta di situazioni
nascoste, complesse, strane, ambigue. Viene alla luce qualche cosa e il carro. Ora ti dico una cosa, anche. Vieni a sapere anche qualcosa di qualcuno che ha rotto una situazione. Eccola. O viene alla luce di qualcuno che ha rotto una situazione e corre da te, il carro. Magari è per un gruppo più stretto di voi, però... E si accende questa nuova scintilla, seppur non c'è ancora abbastanza chiarezza. Che cosa viene dopo il carro? Il 10 di spade mi marca nel fatto che qua si chiude una situazione, o qualcuno chiude una situazione e viene da te dicendo che è tutto finito in un'altra situazione, 5 di bastoni, altre persone, papesse, eccetera, e tu eri scontento, eccetera, oppure sei tu che c'è una nuova opportunità vitale che emana da te e mandi a quel paese delle situazioni che non ti sono chiare, asso di spada al blocco. Viene fuori questa verità grazie alla tua intuizione, al tuo potere spirituale, crollano delle strutture che non sono più vere, prendi il carro che è l'autostima e chiudi con coraggio, decisione e vitalità, come ci insegna anche la regina di bastoni, una situazione estenuante, mettendoti alle spalle un carico di pesi. Ah, ci picchia. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, le specifiche. Il sole, energia attuale. Il mondo, sì, chiusura di cicli. Si apre una nuova fase della tua vita più entusiasmante, più divertente. Asso di bastoni al positivo in amore. Re di bastoni, qua c'è una persona che arriva da te sparata, con tanta passione, con tanto entusiasmo che ti accende la voglia di vivere. Molto attraente, magnetica. Vediamo l'asso di spada al blocco. La torre al blocco, mancanza di chiarezza che porta in frantumi tutto ciò che è falso. Oppure viene detto qualcosa che era rimandato da un po', che fa crollare una situazione. Vedete un po' dove vi ritrovate durante la settimana. Vediamo un po' il matto passato, che è successo nel passato. Abbiamo il matto, la stella, l'asso di denari, l'otto di spade. Probabilmente qua tu mandi a quel paese una situazione dove hai avuto speranza, dove hai avuto fede, però qualcun altro non si decideva, non si è deciso a cogliere questa opportunità che ci poteva essere tra di voi. Che succede? Chiudo. Ho il sole dentro di me, non perdo tempo, ho questa mancanza di chiarezza rispetto a questa situazione, ne arriva un'altra, o arriva questa chiarezza di una persona invece che fa nei tuoi confronti, non si sente bloccata, quindi non si perde l'opportunità con te. La papessa, andiamo a vedere che succede. L'eremita. Qua io vedo che tu rifletti a fondo, sono carte di grande introspezione, rifletti a fondo e ti fai guidare dalla voce interiore con la saggezza. La torre, l'otto di bastoni. Ecco, e come ti dicevo, arrivano comunicazioni che portano via il vecchio. Ora, se queste comunicazioni sono legate a una persona che distrugge il vecchio e arriva da te o rientra da te, l'eremita è una persona anche che rientra, per chiudere un ciclo, questo può essere, oppure sei tu che parli per distruggere ciò che non è chiaro, che ti porti avanti, e prendi il carro. Vediamo un po' il carro. 5 di denari, assolutamente sì, non ti senti che ti è stato dato il valore che meriti, non ti sentirai che ti è stato dato il valore che meriti e prendi un'altra via. Oppure una persona che si sente sola senza di te rientra da te chiudendo tutto ciò che è il passato. Vedete dove vi risuona? Il 10 di spade, 4 di bastoni, sì, qua io vedo un incontro che ripulisce delle vecchie ferite. 6 di spade, anche, ripeto, me lo ribadiscono, qualcuno che si allontana da una casa o da qualcun altro, chiudendo, e naviga verso di te con questa intenzione qui. Oppure sei tu che navighi verso qualcuno che viene da te con questa energia qua.
Voglio vedere una cosa, sono curiosa di vedere una cosa con queste carte sempre. Qual è la tua energia nei confronti di questa persona qui? Cinque di coppe è la tua energia. Allora, 5 di coppe verso l'amore o verso una persona che, il pensiero di una persona che lascia andare. Oppure, qua infatti c'è il 9 di spade. Alcuni di voi si possono sentire preoccupate perché si sentono un po' in colpa verso qualcuno o verso il pensiero di qualcuno visto che arriva una persona nuova. Vedi dove ti ritrovi, però alla fine l'autostima emerge, ti fai guidare dalla voce interiore. Ancora la tua energia. Il re di coppe, la tua energia. Sì, io vedo che sei molto padrona delle tue emozioni o padrone delle tue emozioni, grazie al fatto che ti sei alleata con la dolce tristezza, anche con dei sensi di colpa, con la dolce malinconia. Hai una bellissima energia, magari ti senti in colpa verso un'altra persona e ti allei con quella sensazione di tristezza o l'hai già fatto, perché qua c'è paggio di coppe, una persona nuova per molti di voi che è questa. Altrimenti questo è la tua capacità di essere padrona delle tue emozioni, di navigare nel sentiero delle emozioni senza farsi travolgere da vittime ma da creatori consapevoli, e vedo una grande maturità emotiva da parte tua. L'energia che ha questa persona nei tuoi confronti? Re di bastoni, re di bastoni. Qua c'è una persona che è attiva, una persona che vuole vincere, una persona che può essere un'altra persona o la stessa, È una persona di fuoco, una persona che ha coraggio, non è codarda, mi spiego? Sì. Quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti in questi giorni? 10 di denari, darti tutto. Darti tutto, darti tutto. E infatti, fondomazzo imperatrice, darti tutto. Però si deve attraversare questo passaggio, Molti di voi erano appesi a una certa idea, via. Perché qua c'è qualcosa di grande. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire ma poi ricomincia sempre. E questo è un messaggio per alcuni di voi dove questi eventi che ti ho letto accadono con una stessa persona che inizialmente nel recente passato si sentiva incapace di cogliere l'opportunità, preso dalle paure, si sentiva bloccato. Ok? Sì. E c'è questo passaggio un attimo da vivere. Sì. Crollare un vecchio modo di amare, sentirsi meritevoli dell'amore e andare verso una nuova concezione di amore dove c'è coraggio, dove c'è voglia di vivere insieme, di darsi, ok? Cos'altro? Io ti stupirò, infatti ti stupirà, perché è uscito 2 volte il re di bastoni che me lo conferma, è colui che stupisce, l'asso di bastoni è anche la sorpresa, no? C'è qualcuno che ti stupirà. Cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Magari ti ha potuto dire che, o ha potuto far credere che non ti voleva, e invece vuole solo te, e ti stupirà in questa settimana. Sì. A cosa sono conformi queste azioni del re di bastoni in questa settimana con 10 denari? Perché qua è tutto. Il 10 denari è tutto, è condivisione, è eredità spirituale, eredità materiale, è tutto, è famiglia, è condivisione totale. Vediamo ancora. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. E qua c'è una separazione che è stata messa in atto o verrà messa in atto in questi giorni per poi dare luce a una nuova relazione, che può essere o con la stessa persona, perché mi parlano alcune, è la stessa persona, che grazie a una separazione trova il coraggio perché si allea all'emozione di mancanza di quello che ha vissuto, ok? Vediamo adesso cosa ti dirà, cosa ti dice l'ultima carta di queste qua, carta in chiusura.
9 di coppe, ci picchia, beh, questa sei tu comunque. Il 9 di coppe mi parla di un'energia autonoma, di un'energia di qualcuno che sta bene così come sta, accoglie l'altro sì, ma non non mendicando amore. Il 9 di coppe è la realizzazione di un obiettivo, di un sogno, di un desiderio a livello proprio personale. Quindi il 9 di coppe mi dice che tu realizzi una cosa che stavi aspettando. Realizzi una cosa che stavi aspettando. Fammi mettere un'altra sul 9 di coppe. Asso di coppe, lo trovavamo anche nella stesa precedente. Guarda, 10 di coppe, realizzi qualcosa che stavi aspettando, ma cosa ci insegnano gli spiriti dei tarocchi anche in questo caso? Ci insegnano che per avere un amore appagante devi bastare a te stessa o a te stesso, altrimenti proietti il bisogno e quindi c'è questa dipendenza emotiva. Però tu ci sei già in questo, va bene? C'è un nuovo amore qua per te, o il rinnovo ex novo però di una relazione. Ex novo significa proprio ex novo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Anzi, prima di mettere questi, voglio mettere un attimo questi. Differenza di età. Qualcuno di voi potrebbe avere una differenza di età o differenza di aspettative, anche la differenza di età. Fammi mettere una triade. Stai ricevendo dei segnali. Mancanza di dolcezza. Queste sono carte che mi richiamano più alle cose emozionali da elaborare, no? Allora, hai potuto vivere la mancanza di dolcezza o si può vivere questo tipo di emozione affinché tu possa aprire il cuore, questo è il senso. Forse le differenze di aspettative che hai avuto in amore o con questa persona ti hanno fatto lavorare su certe emozioni come la dolce tristezza, la dolce malinconia, proprio grazie alla mancanza di dolcezza dell'altro o da parte tua. E quindi è come se il karma che si chiude qua per farti avere l'asso di coppe è un karma dove tu abbracci le tue fragilità più forti, vedendo nell'altro il perfetto specchio che ti ha permesso di andare incontro a quelle fragilità e vederle come i tuoi più potenti alleati. Ok? Mettiamone un'altra. Nuovo incontro imminente. Magari qua mi stanno anche parlando di una persona con la quale c'erano differenze di aspettative e quindi magari tu ti stavi incaponendo e l'universo già te lo diceva, anche la mancanza di dolcezza nei tuoi confronti era un segnale che ti diceva guarda, lavora sulle emozioni perché c'è qualcosa di più, di meglio per te. Sto facendo i vari esempi. E il nuovo incontro imminente proprio in questi giorni come l'abbiamo già letto. Ok? Vediamo un po' cosa dicono questi altri oracoli. Serendipità. Sì, costruire palazzi. Anime gemelle. Qua c'è un incontro che ti appartiene. Quando meno te l'aspetti, qua si mettono le basi di una nuova identità sulla quale costruire anche un progetto insieme e le anime gemelle è la persona che ti corrisponde, che non ti fa disperare, ma con la quale, grazie al fatto che tu hai fatto un lavoro interiore, rispecchia le tue qualità, i tuoi potenziali, accompagnandoti senza ostruzioni di sorta o quantomeno non gravi, ok? Con l'anima gemella tu è proprio qualcosa che ci galoppi insieme senza ostruzioni. E qua questa è una settimana epica per te, anche la stessa precedente l'ho visto. Sì. Ragazzi miei ragazzi, non voglio aggiungere nient'altro, voglio soltanto vedere una cosa che mi stavano guardando questi. Qual è la qualità che hai adempiuto, che hai integrato, che hai riscoperto, che hai ricordato, come ci insegnano gli antichi? Noi non è che acquisiamo qualità o talenti, ricordiamo, li abbiamo sempre avuti. Con le carte della Dea.
il nuovo inizio, non hai paura di rischiare nel nuovo inizio. Tutte carte di nuovo inizio mi stanno parlando, inizio, 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 anche nella stessa precedente. Non hai paura di rischiare nell'avventura della vita. Hai lavorato benissimo su di te, si vede, bravissima, bravissimo, e quindi abbiamo proprio questo incalzare, qua abbiamo una luna nuova, no? Incalzare della visione con la quale verso la quale hai avuto fede. Bello, 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 bello. Ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro, mi raccomando, praticate, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.